Oh, guarda che c'è Nicola Jiang! Dopo aver fatto lo scalo a Doha, finalmente possiamo iniziare la nostra avventura in giro per la Cina, incominciando dalla bellissima Hong Kong e la sua tipica colazione all'interno di un Ping Shi. Faccio vedere sta camera di un hotel a Hong Kong. Guardate, è minuscola. La vista fa cagare, non c'è il terrazzo, è proprio minuscola. Questo è il bagno, guardate, la vasca. La vasca è, cioè, guardate, mi arriva fino a qui, c'è tutto quello che deve avere. Ah, c'è le pantofole, la cosa più importante. Mini bar è vuoto. Ah, 2 acque, ci sta, non sono così taccagni. Una camera così, 130 euro a notte. Hong Kong è veramente cara, Comunque la posizione è molto centrale, c'ha la fermata metro proprio sotto, perciò puoi raggiungere tutti i posti con la metro e è molto molto comodo. Raga, finalmente ho trovato la statua di Bruce Lee che la cercavo da anni. L'ultima volta che sono venuto facevano le costruzioni, l'avevano tolto eccetera, però stavolta è proprio qui. Buongiorno raga, ci siamo appena svegliati, sono le 6:30. Andiamo a fare una bella colazione. Comunque in Cina c'è una leggenda metropolitana. Praticamente a Hong Kong un hotel a 1 stella, ti alzi dal letto, fai un passo e sei già alla porta della camera. Se c'ha 3 stelle fai 3 passi e sei già sulla porta. Questo hotel qui che sto abitando adesso è a 4 stelle. Proviamo sta cosa allora. Ci alziamo, mettiamo le pantofoline. 1 2 3 4. Oh, 4 stelle vuol dire 4 passi dal letto fino alla porta della camera. Incredible. Comunque qui le strade sono come quelle in Inghilterra, cioè al contrario, perciò dovete stare attenti e prenderci la mano, dare la precedenza a sinistra, non a destra. E io faccio sempre confusione. Comunque eccoci fuori, finalmente giorno, e andiamo a fare una bella colazione in stile hongkonghese. Faccio vedere le specialità che mangiano qui a colazione. C'è una cosa che sicuramente conoscete molto bene, ma mai mangiato in questo modo, e qui invece è una colazione proprio tradizionale di Hong Kong che mangiano sempre. La prima cosa è che abbiamo un po' di banconote. Dammi i soldi. Sputa, sputa. Chiappato un po' di banconote da spendere nei vari locali. Si fanno pagare anche con il Pay, alcuni invece no, solo banconote. Perciò per sicurezza abbiamo chiappato un po' di banconote. Eccoci arrivati. Il posto si chiama Hong Cha, che vuol dire Red Tea. Qui possiamo vedere vari buoni disponibili per la colazione. Io chiapperò questo qui, più tipico. Ci sono pure gli egg tart, un dolce tipico del Portogallo, ma anche qui viene mangiato molto molto spesso. Qui di fronte c'è Macao, che era stata la colonia portoghese. Sicuramente un giorno vi farò vedere. Andremo a mangiare il vero egg tart a Macao. Se volete fare colazione dovete farlo entro le 11:30. Qui praticamente va a orario di mattina, dalle 7 fino alle 11:30 c'è questo menù qui. Dalle 2:30 fino alle 6 di pomeriggio troviamo il Xiaosha, che sarebbe l'afternoon tea. Ecco, ci siamo entrati e fa un freddo cane. Raga, fa freddissimo. Fuori fa caldo, dentro il condizionatore a palla. Si mangia, c'ho una fame da ieri sera. Ieri sera era quasi tutto chiuso e perciò sono tornato in hotel, ho dormito subito. 你好，可以点了，来个地套餐，煎蛋、火腿、通粉，加3块的鸳鸯，还要来个菠萝油，鲜油多士。好了，谢谢。 Abbiamo ordinato un po' di roba. In totale spendiamo 90 dollari hongkonghesi, che corrispondono circa a 10 euro. Molti sono menù fissi. Qui praticano molto il menù fisso, perciò abbinato a un pineapple bun si può anche fare una cosa da bere. Qui abbiamo un bel fondue bin. Proviamo questo prima che si sciolga tutto. Buonissimo, dolce. Questo è latte col ghiaccio. Poi sotto ci sono i fagioli rossi azuchi, che sono un po' caldi. Buonissimo. Ci prendo il polo io, un paninozzo dolce che assomiglia un po' all'ananas, infatti vuol dire pane ananas. E qui a Hong Kong si mangia col burro
si sta sfogliando tutto, il burro deve essere ancora freddo, mentre qui, e il pane è caldo, e si mangia proprio così, è un morso. Buon appetito! Buonissimo! Cioè praticamente il paninozzo è dolce, croccante sulla parte sopra e all'interno il burro è un pochino salato, perciò dà quel contrasto che mi fa stupenda. Il pane è morbidissimo, è tipo un pane al latte. Qui troviamo un bel yuan, che sarebbe una bevanda calda ed è un misto tra milk tea in stile hongkongese e caffè. Che roba strana è, una cosa tipica, molto tipica di Hong Kong. Vediamo. È un miscuglio strano ma buono. Molto cremoso in bocca, si sente il caffè ma allo stesso tempo anche il milk tea. Stranissimo, molto profumato. Con una tassa così mi sa che stanotte non dormo più. Mi spuglio proprio caffeina, teina messi insieme. Ed ecco voi il confit, sono maccheroni in brodo con un occhio di bue sopra e il prosciutto cotto. Questa è la tipica colazione di Hong Kong, maccheroni in brodo. Il brodo mi sa che è fatto col pollo, il brodo di pollo. Ha un gusto molto leggero e leggermente salato, il brodo del pollo molto profumato. Un pasto abbastanza leggero, un pasto abbastanza salutare diciamo, perché veramente c'è pochissime spezie. Ci sta, me l'avevo detto che poteva far strano. Maccheroni in brodo per colazione. Raga, mi sa che ho sbagliato. Volevo un French toast ma mi sa che ho acchiappato un'altra cosa, non c'entrava niente. Forse perché è troppo presto, sono un po' rimbambito. Ho ordinato la cosa sbagliata. Ho ordinato un toast col burro fresco, come quello di prima, il pineapple bun, che anziché col pane ananas c'è il pan carre tostato. Normalissimo, si sente solo il burro. Preferisco il pollo io. Vabbè. Finalmente siamo usciti, dentro faceva un freddo cane. Spero di non chiapparmi il raffreddore qui perché veramente tra fuori che è caldo e dentro locali che fa freddissimo è un attimo. Il rischio veramente è una polmonite. Oggi, come potete vedere, piove, tanto è normale, e anche se è la pioggia andiamo uguale. Allora, ci siamo seduti per pranzare in questo locale qui. Praticamente qui accanto c'è un altro locale che c'è una fila chilometrica. In più oggi diluvia, tutti sotto l'ombrello sono per la fila. Ho notato questo locale qui che era proprio vicino, che fa anche le stesse cose più o meno. Non c'è nessuno, perciò sono venuto. Non posso restare lì 2 ore sotto la pioggia per pranzare, che poi diventa cena il pranzo. E nulla. Oggi faccio vedere cosa si pranza qui a Hong Kong. Come potete vedere, pure qui fa la colazione e parte dalle 7 alle 11:30. No, che tiene? Lei这个云吞面，来一个叉烧花蛋饭，然后一个这个热奶茶。Prima di tutto ci beviamo un bel sorso di milk tea di Hong Kong. Allora, la tazza sembra quella del caffè ma è più grande, è più una tazza da cappuccino e i bordi sono più spessi per tenere calda la bevanda. Viene chiamata anche suvanese, vuol dire milk tea alle calze perché lo filtrano con una cosa che sembra una calza e perciò si chiama milk tea calza. La particolarità del milk tea di Hong Kong è che sente molto il tè, l'amaro del tè e sente anche la cremosità del latte. Iniziamo con questo, Yun Tun Mian. È un brodo con spaghetti molto molto fini e wonton. Buon appetito! Il gusto è molto pulito, leggermente salato. Due uguali.
Buonissimo. I gamberi sono molto grandi, la pastella fuori è molto sottile. Wow, spacca. Poi che ho fatto questo perché mi ispirava un bel po'. Salsa è questo, non si capisce. Vediamo. Non si capisce. Tipo una pappetta. Pensavo fosse salsa rosa. Aglio di pollo buono. Nuova strapazzata, non cottissima, buono, molto cremoso. Adesso troviamo anche del ramen istantaneo, è tutto appiccicato, c'è il formaggio sotto. Me lo sto ricordando adesso, ecco perché si è appiccicato tutto. Questi spaghetti che sembrano ramen istantanei li mangiano quotidianamente qui a Hong Kong e lo abbinano a tutto, sia in brodo che secchi. Il gusto è molto leggero ed è cremosissimo, formaggioso un bel po'. Infine mangiamo il cha shao patapa, sarebbe una specialità del posto. Questo qui è carne di maiale, molto tenera, poi c'è l'uovo e sotto c'è il riso bianco. Patapa vuol dire riso con uova scivolose. Potete vedere le uova sono molto scivolose, sono molto cremose. La carne è tenerissima, profumatissima ed è dolce. Strabuono. Sono accorto che qui a Hong Kong molti piatti o sono leggermente salati o hanno quel pizzico di dolce, invece piccante qui non si trova per nulla. Ci sono molti turisti cinesi che vengono qui e chiedono piccante, perciò nei menù potete trovare qualcosa di piccante, ma è più per i turisti. Qui la specialità del posto non c'è il piccante, i gusti sono molto leggeri, molto sani, molto puliti e molti piatti sono anche sul dolce. E dato che io sono un turista, qui c'è pure la salsa piccante. Oh. È piccantissima, eh. Qui non mangiano il piccante, ma la salsa piccante è veramente piccante. Buono. Il video di oggi termina qui e spero che vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e di seguirmi se volete continuare a percorrere questa squisita avventura insieme a me. Vabbè, ora faccio la fila e mi capo un gelato da sto furgoncino qui. Ciao!